Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera. Obbligo di riscatto del 19 giugno del 2023, lunedì, il primo della settimana, quindi la penultima di giugno. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti. Una settimana che quindi sarà particolarmente sprovvista di partite, è finita la Nations League, stanno finendo le qualificazioni ai prossimi europei, Sono si andrà finiti i per playoff di capire in Serie C. vacanza. Mm? Sono finiti anche i playoff di Serie C. Il Per Lecco è dire, andato in Serie B. Ieri ho seguito la partita, quindi sì, sta finendo un po' tutto. ci sono gli europei di categoria, gli europei Under 21 che riguarda qualche nostra vecchia conoscenza, ma ovviamente è tempo di calciomercato, virgola. Sì, Sì, sì. quel che ne resta. In teoria sì, sarebbe tempo di mercato, ma come vi abbiamo detto, giugno sarà più per imbastire che per concludere. Quindi io insomma, non mi aspetto grandi visite alla Madonnina, se non per lui che è ancora lì a Bagnomaria, Marcus Thuram, che se non ricordo male gioca stasera alla Francia, non vorrei dire una cavolata. Controllo subito, tu raccontaci di Thuram. Ancora? Sì, Beh, stasera. è il figlio di Lilian. No, scherzi a parte. Siamo in attesa di una sua risposta e che dovrebbe arrivare oggi gioca, tra martedì e mercoledì scioglierà la riserva. Vediamo, perché comunque gira parecchio anche comunque del nostro mercato questa decisione, non tanto per Thuram stesso, cioè sul giocatore stesso, ma perché poi capisci se a livello di ingaggi ti occupa uno slot da 4, 4 e mezzo. A livello di cartellino invece magari non ti libera niente, cioè scusami, ti libera tutto e non ti impegna nulla perché non vai a prendere un giocatore pagando anche il cartellino. Insomma, gira un po' anche del nostro mercato sulla decisione di Marcus Thuram. Ora, non vorrei essere qui lunedì prossimo con questa grafica, con questo tipo di decisione ancora in essere, perché altrimenti diventa un po' stucchevole. Ormai abbiamo capito che ci sono 2 o 3 squadre su di lui, il Paris, il Lipsia e noi. A questo punto credo che le carte sul tavolo ci siano tutte. Va presa una scelta e va presa anche in un tempo ragionevole, direi. Sì, diciamo che la scelta di Thuram dovesse essere appunto quella verso il Milan, aiuterebbe non poco credo i piani, quelli che sono i piani per, come dire, questo mercato, ecco, perché risolvi, tra virgolette, la questione punta a 0 e quindi il restante budget lo puoi mettere a centrocampo presumibilmente o per Chukwueze, quindi per l'esterno destro. Fatto sta che prendere Thuram a 0 sarebbe un grande colpo, non solo per Thuram in sé, ma perché andrebbe a rimodulare e a dare un po' di respiro a tutto il resto del mercato. Ecco, detto ciò, io mi auguro che ci sia comunque una sorta di piano B nel caso in cui Thuram dovesse scegliere come per quanto mi riguarda alquanto plausibile, estremamente plausibile, che scelga di andare al Paris Saint-Germain oppure all'Ipsia. Spero che il Milan abbia un piano B, cioè che, come dire, sappia cosa fare nel caso in cui Thuram dovesse dire no, vado al Paris, che abbia già un'alternativa pronta, che abbia già un'idea pronta, semplicemente. Anche perché Henry al Paris sta arrivando la scelta dell'allenatore che ancora non è stato preso in via ufficiale. Oggi riportiamo giusto questa parte di notizia di Gazzetta dello Sport, ovvero questa. Luis Enrique per il bel gioco vuole Thuram, la missione è tenere Mbappé. Cambi di rotta può piacere al francese, indeciso sul futuro, già in arrivo Skriniar e Asensio, il club punta alla stellina Ugarte. C'erano anche altre vecchie conoscenze della nostra Serie A in ballo, avevo letto anche di Thiago Motta, che sarebbe una sorta di ritorno, visto che lì è un po' nato come allenatore. Per le giovanili tornerebbe ad allenare la prima squadra, ci sono altri nomi ovviamente. Vediamo cosa fa il Paris, perché anche questo penso che possa un po'
coinvolgere la scelta di Thuram. Sì, ecco, poi bisogna sempre io devo sempre vederlo Luis Enrique che vuole Thuram per come gioca lui, però, magari mi sbaglio. Non è proprio un 9 che viene incontro a dialogare. È bravo coi piedi, sa giocare, ma non è un giocatore di sistema, ecco, a 360 gradi. Non è il 9 di Luis Enrique, perlomeno che siamo stati abituati a vedere fino adesso, ecco. Quindi bisogna capirlo, Il Lipsia non lo so in tutto questo perché stava prendendo, anche qui non si hanno novità a riguardo, anche Openda. È vero che con ogni probabilità prende Nkunku, però, cioè perde Nkunku, però cioè, anche qui compra due attaccanti, Thuram e Openda, non lo so, può essere, può benissimo essere. Vediamo, dai, vediamo. L'importante, ripeto, è che ci sia una sorta di piano B nel caso in cui Thuram dovesse effettivamente dirti: guarda, AC Milan, hai una storia gloriosa, sei simpaticissima, grazie dell'offerta da 4, 4 e mezzo, ma di là me ne danno 7 e oltre. Quindi nel caso in cui questa cosa dovesse accadere, mi auguro che il Milan abbia un piano B. Ho letto dei nomi in questo weekend che lasciamo perdere. No, beh, dai, No, Fabio non li dico Silva. neanche. Ti direi solamente Avercene e Mikhautadze per farti capire che non vi ho letto ecco, ma Avercene ha anche segnato sto ragazzo con la nazionale, con la Georgia. Ho letto dei nomi che lasciamo perdere, che Mikhautadze sarebbe tanta roba rispetto. Ma Quindi per non speriamo che leggere. arrivi Thuram e se non arriverà Thuram speriamo ci sia un piano B. Andiamo avanti, dai, andiamo avanti con oggi, giusto per chiudere quello Aspetta, che... fermati, Dimmi. togli, rimetti la grafichetta di obbligo. Sì. Giusto per ricordarvi, e lo faccio a metà puntata, che dovete mettere like, perché se no, se lo faccio alla fine voi chiudete già il video, invece adesso vi diremo dell'altro, quindi dovete rimanere connessi. Mettete like, ragazzi, non vi costa niente premere il mi piace, ok? Mettete mi piace, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e vicino alla casellina iscritto c'è una campanellina. Se ora cliccate e cliccate tutte le notifiche, vi arrivano le notifiche sul vostro dispositivo ogni qualvolta o andiamo in diretta o pubblichiamo un video, uno short, insomma, per qualsiasi cosa. Quindi fatelo, continuate a supportarci ragazzi e ovviamente lasciate un commento. Poi, insomma, quando poi il mercato del Milan inizierà a carburare, obbligo si popolerà anche di qualche notizia in più. Se ogni tanto leggo i commenti, perché Io li è, leggo tutti, sempre. è giusto fare, ogni tanto ci scrivete, ma non dite niente, è sempre la solita aria fritta. Ma io ragazzi, vi posso anche capire, cioè, se mi metto da quest'altra parte, siccome sono stato anch'io ascoltatore, ogni tanto sono anch'io ascoltatore di altro, mi viene da pensarlo, però onestamente, ma che cosa dobbiamo fare? O ci inventiamo un nome al giorno, lo spariamo così in Come tra copertina, l'altro tanto per... c'è anche chi lo fa, non noi. Però, cioè, oppure il rischio che questa settimana, cioè la settimana scorsa, ogni tanto un po' di aria fritta ci sia stata, ma d'altronde, ragazzi, cosa dobbiamo fare? O lo inventiamo, o appunto tocca riempire. E non potete suggerirci di farne una settimana, ragazzi, è lavoro, non so come dirvelo. Cioè, non è che cioè, ci divertiamo anche in parte, sì, è vero, però non è che allora non ci sono notizie, non vado in onda, cioè, è come se, che so, al telegiornale fortuna vuole 2 giorni non ci sono tragedie, eccetera, e non vengono del telegiornale. No, il telegiornale vengono dallo stesso. Andiamo avanti, dai. Dovessimo basarci sulle notizie che abbiamo, andremo in onda una volta ogni 3 settimane con questo E ritmo. in questo momento dell'anno sì. Poi magari a luglio, diciamo, fuoco e fiamme, facciamo 2 obbligo di riscatto al giorno. No, prima che qualcuno ascolta questa insana proposta. Angelo Mangiante ieri ha twittato che siamo arrivati anche al rinnovo di Stefano Sciarabi, giusto per dare notizia, perché invece Stefano, con la vecchia dirigenza, era sì un obiettivo più concreto, con questa no, però per fare una sorta di vice Raffaele Leao si era pensato concretamente a Stefan
cosa che andava bene per le liste, è un vecchio cuore, meglio di Rebic e Giroud, pardon, e Origi, e niente. vabbè, ti dirò Henry, ma è giusto così, cioè, se no altrimenti che facciamo? Copia carbone di quello che avrebbero fatto altri? No. No, Mi no, sembra ma è anche giusto giusto così, così, però un ognuno ha la sua pochino più idea, ognuno faccia la compiace, sua. ecco. Secondo me Asia poteva essere il nome giusto, cioè per una serie di motivi. Comunque si è un po' ritrovato negli ultimi anni, ha ritrovato un pochino di ritmo, di minuti. Non è un titolarissimo, però a noi non serviva un titolarissimo, a noi serviva un secondo consapevole di essere il secondo, consapevole di poter dare una mano da secondo in quella zona di campo lì, utile per le liste. E Shaarawy, per quanto mi riguarda, era perfetto, perfetto per questo ruolo. È ovvio che prima ti devi liberare di Rebic, e io li aspetto a liberarsi di Ante Rebic col contratto che ha e con la cifra che si chiede per il cartellino, perché ho forti dubbi che lo si faccia in tempi brevi, rapidi e con cifre ragionevoli. Henry, E quindi è andata così. Il Henry, Milan ha abbandonato la pista di Shaarawy e Shaarawy ha rinnovato giustamente con la Roma. Henry, e se uno dei due dovesse restare? Chi? Origi e Rebic? Non mi guardare così, cioè è abbastanza plausibile che uno dei due resti. Cioè a questo Soprattutto uno punto, belga? no, ma a questo punto resterà anche. Il problema è che se resta devi Ma essere scusami, convinto. l'Al Ittihad, o l'Al Nasr, o l'Al Ali, o l'Al Hilal, una di queste 4-5 squadre che stanno comprando in Europa come dei disperati. Cioè, non vuole dare, so, 7-8 milioni al Milan e 5 di ingaggio a Divock Origi. Noi saremmo anche un po' contenti, no? Sì. Vabbè. Io Chiudiamo con il spero che discorso se dovesse mai centrocampo. rimanere uno dei due resti con del senso, e non perché siamo, tra virgolette, con le pezze in quel posto lì e quindi non Mm. sappiamo dove fiondarlo, e quindi resta perché non abbiamo alternative. Ecco, o resta perché numericamente ci serve, perché non abbiamo la possibilità di completare la rosa con una sua eventuale uscita. Io se dovesse mai restare uno tra Origi e Rebic in questa stagione, spero che resti per un motivo valido, ragionevole, e non ci serve numericamente e non già dobbiamo fare tanta altra roba, perché non sono motivi ragionevoli per quanto mi riguarda. Chiudiamo con il centrocampo. Allora, se ne è parlato tanto nelle ultime settimane di Davide Frattesi, tra l'altro ieri ha anche fatto gol. Onestamente più in orbita altre squadre, vedasi Inter. Però visto che comunque si è un po' avvicinato anche a noi il nome di Frattesi, giusto per dare un'infarinatura, ve lo dico proprio chiaramente, non c'è granché in realtà, lato Milan. Però, giusto per fare un po' di aria fritta, come si suol dire, è un 99. Mm-hmm. Io continuo a ripensare, se no rinnegherei quello che ho detto negli ultimi 2 anni. A me piace un sacco questo ragazzo, come gioca, come si muove sul campo, per atteggiamento, per fiato, per velocità, per dinamismo, per qualità anche, perché comunque adesso ve li faccio vedere, qualche gol e assist lo mette sempre in stagione, anzi ha dei buoni numeri, soprattutto giocando da mediano ha dei buonissimi numeri. Ora, i numeri che poi vuole il Sassuolo poi diventano sempre drogati dal mercato e lì finisce un po' sempre tutto. A me non dispiace, me ne faccio una questione proprio personale, qui è un mio gusto. Diciamo che essendo 2026 il Sassuolo lo farà pagare, ve le faccio anche vedere, questa è questa stagione con 7 gol e nemmeno un assist, però messo dentro 7 gol, cioè avercene un centrocampista centrale che fa 7 gol Più senza i dei nostri piazzati. esterni. Non ha fatto, se non ricordo male, non c'è né un rigore né una punizione, quindi sono 7 gol in Eh, movimento, niente male. L'anno scorso ha fatto 4 gol e 4 assist, quindi 8 gol complessivi portati in squadra, cioè, anche qui niente male. È un giocatore di rendimento, poi non sarà un fenomeno epocale, però in un centrocampo a 3
perché io continuo a pensare che il Milan debba andare un po' lì. Direttore, lei è così sicuro e certo e sognatore di un centrocampo a 3, io la riporto coi piedi per terra. Per me non è Sì, lo così so, questo è certo il mio il fatto sogno, che però. passeremo a 3, che giocheremo a 3, ecco. L'unica cosa che mi lascerebbe un po' perplesso è, metti che giochiamo a due, lui e Tonali, sono tutti e due, arrivano scarsi all'1,80. Eh, il nostro Ma tre quarti infatti potrebbe essere Kamada, che non anche lui è lì, non è che forse qualche centimetro in più, ma non è che siamo troppo più alti. Insomma, fisicamente, a parte Rade Krunic, che anche lui non è che è un gigante epocale, è ben messo, ma non è un gigante, insomma, fisicamente Ma insomma. allora, è un ragazzo molto valido. È ovvio che se devi giocare a 3 e se giochi a 3 ha del senso Mm. andare su un giocatore di questo tipo, ma sappiamo come giochiamo l'anno prossimo? Siamo certi che giocheremo a 3? Io non ci metto la mano sul fuoco, anzi, io sono ancora convinto che andremo con questa sorta di 4-2-1-3, ecco, con questa sorta di 4-3-3 un pochino mascherato col falso trequartista. In quest'ottica ha molto, ma molto più senso, avrebbe molto più Mm. senso, credo tattico e non economico, di progetto, di algoritmo, eccetera, eccetera, andare su Milinkovic. Cioè Milinkovic, non prendiamoci in giro, Milinkovic è il nome perfetto sia per giocare da falso trequartista, sia alla bisogna per giocare nei due perché è oltre 1,90, sia dovessimo mai giocare 4-3-3. Cioè Milinkovic è il giocatore proprio prototipo costruito per come vuol giocare Pioli. Sì, ma ok. Andiamo No, avanti. no, no, ma io sì, t'ho detto, poi, per Eh, algoritmo, scelte, decisioni, cifre e quant'altro, non verrà preso e va età bene e così. compagnia. Però il giocatore su cui devi andare, secondo me, va più verso quella direzione lì, più che su un Mm. Frattesi, okay, che è un giocatore forte, anche a me piace. Non so quanto sia, come dire, adatto, perché ripeto, se giochiamo coi 3 sì, se giochiamo coi 2 io non ce lo vedo troppo né nei 2 dietro con Tonali e né forse da finto trequartista. Il problema del Milan è che non ha dei giganti nel resto del campo, cioè anche l'Inter, ad esempio, gioca con un centrocampo che non prevede dei giganti anche lì epocali tra Cialanoglu, Brozovic, Mkhitaryan, Barella. Lo stesso Sassuolo gioca con lui e Maxi Lopez, che insomma non è che siano proprio dei giganti. Si può anche giocare senza avere uno di 1,90 in mezzo al campo. Poi però non devi avere il terzino come Calabria che non è un gigante. I centrali dietro che parte Malik Ciao sono discretamente alti, ma non completamente fisicati, perché tra Tomori, Calulu, eccetera, insomma, qualche volta a livello di centimetri pagano. E quindi è un po' il resto della squadra che va di solito a riequilibrare nel caso delle mancanze d'altezza. Il Milan il problema è che anche nelle altre reparti, soprattutto in difesa, non è altissimo, quindi insomma, perdere anche centimetri a centrocampo fa un po' fatica. Harry, siamo arrivati in chiusura, per davvero, visto che siamo al 19° minuto, così come i nostri scudetti. Caro Henry, Così come grazie. il giorno, 19 giugno, tra un mese, occhio, tra un mese esatto manca al giorno più bello dei 365 dell'anno. Cioè, Henry, però partire un mese prima, c'è neanche... Vabbè, ma perché Vabbè. manca un mese, così ci ho pensato, Sì, vabbè. sì. Mettete like, Ti iscrivetevi, faccio lasciate un come commento. fecero a Rino Gattuso, il famoso scherzo. Gli fanno gli No, ti auguri prego. per tutti i giorni, tranne poi No, il no, giorno non esatto farlo. del No, non compleanno. farlo, non farlo, non farlo. Va bene, dicevo, lasciate un commento, scriveteci che, parliamo di aria fritta, che Mm. dovremmo fare un obbligo al mese e diteci la vostra qua sotto. Lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutte le notifiche. Forza.
Grazie Enrico Boiani, grazie a voi per essere stati qui con noi. Ci ritroviamo tra pochi minuti per Chiama Milan, altrimenti alle 13 con Lancia, alle 16 Talk, 19 Filo Rosso e Nero, 19:15 per la stanza di bottoni. Grazie a tutti e ciao, buona giornata. Se trovo la sigla.